Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del ritorno di Hayes, uno dei primi brand di freni a disco del mondo mountain bike, sparito negli ultimi 10 anni e tornato da qualche mese sul mercato con questi Dominion. I Dominion sono freni a 4 pistoncini, quindi pensati per un uso gravoso come possa essere l'enduro, il downhill o l'e-bike. Sono stati montati su questa Foxy 29 circa 4 mesi fa. Ho quindi potuto provarli in un po' tutte le condizioni, di asciutto, bagnato, su discese lunghe, tecniche, e adesso sono in grado di dirvi come vanno. Per quanto riguarda le loro caratteristiche, sono freni a 4 pistoncini, vi ho detto, dotati di una leva in metallo con la regolazione della distanza leva-manubrio tramite questo pomello molto sensibile, molto facile da utilizzare. Il freno ha anche questa vite per la regolazione del free stroke, cioè del punto di frenata, che in pratica non ho trovato molto influente. Usano olio DOT 5.1 o 4, hanno dei dischi dello spessore di 1,95 mm, quindi un attimino più spessi del solito, questo per dissipare meglio il calore e anche per essere più robusti all'uso e abuso che si può fare con questo tipo di freni. Interessanti sono i due grani che trovate sul lato sinistro della pinza, pensati per aiutare nel centrare la pinza rispetto al disco. Quindi una volta fissate le due viti all'attacco del freno, senza stringere troppo, si potrà fare del fine tuning con questi due grani in modo che il disco non vada a toccare le pastiglie e crei quindi rumore. Ho spurgato i Dominion solo al momento del montaggio, cioè solo il freno posteriore per far passare il tubo nel telaio, e potete vedere che hanno due port per far entrare l'olio. Ogni pinza ne ha due appunto per poter facilitare l'operazione di spurgo, che devo dire è stata molto semplice e molto immediata. Il punto di frenata è ben marcato, deciso, facile da trovare e non è proprio all'inizio del movimento della leva, come potete vedere. Questa è una cosa positiva perché fa sì che uno possa dosare il freno bene. Arrivando al dosaggio, pur trattandosi di freni a 4 pistoncini, non ho trovato che siano dei freni on-off, cioè che una volta che uno tocca la leva inchiodano subito bloccando le ruote. Sono ben dosabili senza esagerare perché diciamo che sono comunque molto potenti, quindi bisogna un attimino trovare la giusta misura, soprattutto con le pastiglie sinterizzate. Con quelle semimetalliche il freno ha bisogno di riscaldarsi un po' prima che le pastiglie entrino in temperatura e comincino a fare il loro lavoro. Nelle discese lunghe i freni non hanno fading, quindi non cambiano il punto di frenata, questo rimane sempre ben costante in tutta la discesa e secondo me questa è una cosa molto importante per poter dare fiducia al rider e sapere di poter contare su un freno che è sempre lì dove uno si aspetta. Anche in presenza di appunto discese molto lunghe con tratti tecnici, magari con tornantini dove si deve alzare la ruota posteriore, non ho avuto difficoltà a bloccare l'anteriore per alzare il posteriore senza dover stancarmi troppo con le mani. A questo proposito va detto che la potenza maggiore di frenata l'ho trovata con le pastiglie sinterizzate organiche rispetto a quelle semimetalliche, quindi qua all'anteriore per esempio adesso ho montato su quelle sinterizzate, invece al posteriore ho messo su le semimetalliche perché non voglio bloccare troppo la ruota posteriore. Per quanto riguarda appunto il surriscaldamento, posso dire che non è presente, che questi freni sono così massicci, così robusti che non ne risentono. Anche al freddo, anche se qua le temperature al massimo sono scese sotto il -3 mentre andavo in giro in bici, non hanno risentito. Ricordo che comunque l'olio DOT ha una temperatura di gelo molto bassa. Per quanto riguarda il loro peso, parliamo di 310 grammi, con un tubo freno lungo 90 cm, quindi quello anteriore. È un peso in linea con i prodotti della concorrenza quando si parla di un freno a 4 pistoncini. Per quanto riguarda la rumorosità, sono freni piuttosto silenziosi, anche in presenza di bagnato, basta riscaldarli un po' e cominciano a fare il loro lavoro senza farsi sentire troppo. Certo, in qualche caso il rumore c'è stato, c'è ancora adesso, però non sono quel tipo di freno che dà proprio fastidio perché urlano quando per esempio c'è del bagnato o per qualche altro motivo che poi non si capisce quale sia. Un aspetto che tengo ad evidenziare è l'ottima gestione del consumo delle pastiglie da parte di questi Dominion. Su altri freni di altri brand non è facile trovare
un consumo così preciso, così graduale delle pastiglie. Come potete vedere anche dalle immagini, le pastiglie sono consumate perfettamente in tutta la loro superficie. Non è una cosa facile da trovare, devo dire la verità. E il punto di frenata è rimasto costante anche mentre le pastiglie si consumavano. Quindi non mi sono mai trovato con la leva che andasse quasi a toccare il manubrio o a pizzicare le mie dita perché le pastiglie erano consumate. Le ho consumate tutte più di una volta, sia quelle anteriori che posteriori, quindi posso dire che questo aspetto è veramente una caratteristica di questi freni. Le conclusioni. Gli Hayes Dominion sono potenti, sono modulabili, hanno un punto di frenata costante nel tempo anche sulle discese molto lunghe e hanno un'ottima gestione del consumo delle pastiglie. Per me sono pienamente promossi e posso solo consigliarli a chi cerca un freno per un utilizzo gravoso in mountain bike.